Benvenuti a questa nuova esplorazione. Oggi analizziamo un elemento che chiunque ami le arti tessili maneggia davvero tutti i giorni. Esatto, un oggetto così consueto che, insomma, rischia di essere dato un po' per scontato. Proprio così, ma che in realtà nasconde un universo chimico e artistico pazzesco. Cioè, parliamo del filato per il punto croce. Un tema ricchissimo, guarda. Sì, e la nostra missione oggi è prendere quella frustrazione che a volte nasce davanti a una sfumatura sbagliata e trasformarla in padronanza pura. Vogliamo far fare un salto qualitativo a chi ci ascolta. Passare dalla semplice esecuzione meccanica di uno schema a dipingere col l'ago. Che poi è la vera essenza di quest'arte. I documenti su cui basiamo questa analisi offrono una prospettiva incredibilmente stratificata. Scegliere il filato e affronta le problematiche pragmatiche, quasi ingegneristiche del ricamo. E dall'altra parte? Dall'altra stiamo esaminando un set di diapositive visivamente sbalorditive, Mastering Cross-Stitch Threads. Queste slide ci fanno letteralmente osservare la struttura delle fibre al microscopio. Pazzesco. Decodificano i segreti cromatici che ingannano o deliziano l'occhio. Insomma, fondono la chimica dei materiali con l'estetica. Ok, analizziamo la questione partendo da una situazione classica. Un vero rito di passaggio. Si acquista un kit preconfezionato, magari con un paesaggio mozzafiato sulla scatola, Certo, capita a tutti. lo si apre con entusiasmo e, disastro, ci si ritrova davanti a una matassa di fili anonimi, aggrovigliati, nessuna etichetta e al tatto risultano rigidi, opachi, si intuisce subito che si sfilaceranno al terzo passaggio. Quale propone un metodo basato sulla comparazione fisica. Quando il materiale è illeggibile, l'unica via d'uscita è ancorarsi a uno standard riconosciuto. Cioè procurarsi una cartella colori delle grandi marche. Esattamente, ma i documenti pongono un'enfasi enorme su un dettaglio vitale. La cartella colori deve avere i campioni reali del filato, non deve essere una stampa. Chiaro, perché l'inchiostro su carta o i pixel dello schermo non possono replicare la tridimensionalità. Assolutamente. Lavorano per sintesi cromatica, non avranno mai l'indice di rifrazione di un filo di cotone mercerizzato o di seta. Solo affiancando il filo scadente a un campione reale si può decodificare il colore esatto. E c'è un aneddoto vitale sulle fonti a questo proposito. Sembra una scena da film di spionaggio. Ah sì, quella sulla luce? Esatto. Se si deve portare il filato anonimo in negozio per confrontarlo, i documenti dicono di diffidare sempre dell'illuminazione artificiale. Perché altera i pigmenti in modo grottesco? Sì, sotto un faretto LED o una luce alogena, un grigio tortora freddo può sembrare un verde muschio, o un rosso borgogna diventa marrone. La vera prova del 9 si fa solo alla luce naturale. Si deve prendere la matassina e uscire sul marciapiede, letteralmente, sotto la luce del sole. La fisica ottica non fa sconti. Il colore è solo la reazione dell'oggetto alla luce. Saltare questo passaggio condanna a scoprire l'errore al lavoro finito. Mesi di fatica rovinati per un faretto economico. Proprio così. E parlando di standard, le fonti introducono i veri titani del filato. Iniziamo dal re indiscusso, il DMC Moulinet Special. Colosso! I documenti lo descrivono quasi come un ritrovato ingegneristico. 100% cotone egiziano a fibra lunga. E poi subisce la mercerizzazione. Che è un colpo di genio, guarda. Immagina la fibra di cotone grezzo. È un nastro piatto. Con questo shock chimico, la cellula si gonfia e diventa un cilindro liscio. E questo lo rende più forte. Più forte alla rottura, sì, ma la magia estetica è che la superficie liscia riflette la luce in modo potentissimo. Per questo il DMC ha quella lucentezza serica. Inoltre ha 6 capi facilmente separabili. E una stabilità industriale impressionante. Una gamma colori immutabile da decenni. Ma ciò che è affascinante qui è l'altro grande pilastro, l'Anchor britannico. Che strutturalmente è identico, giusto? Sì, 6 capi, mercerizzato, ma con una mano, cioè la sensazione al tatto, leggermente diversa e soprattutto una palette cromatica unica, con tinture storiche inglesi. Quindi essenziale per chi riproduce le schemi vintage o di designer nord-europei. I toni della Bruguiera, per intenderci. Esattamente. I designer inglesi hanno dipinto pensando a quei colori. Tradurli in DMC significa perdere l'intenzione originale. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Guardando da vicino i due marchi, anche sui colori equivalenti, non sono mai identici al 100%. Mai. E per navigare questa discrepanza usiamo le tabelle di conversione.
Veri ancore di salvezza. Ci fai qualche esempio memorabile tratto dalle tabelle? E certo, i valori estremi sono quasi perfetti. Il nero DMC 310 diventa l'Anchor 403. Il bianco ottico B5 200 diventa l'1. Anche sui primari funziona bene, come il giallo sole, dal 743 al 302. Sembra facile allora. Ma questo solleva una domanda importante. I documenti avvertono che queste sono approssimazioni visive. I colori intermedi, come il corallo o i verde acqua, possono risultare più caldi o più freddi. Subiscono una deviazione termica passando da un marchio all'altro. E questo introduce quelli che i manuali chiamano i piccoli accorgimenti. I salvavita del ricamo. Esatto. Ci sono 3 comandamenti tecnici. Il primo è il bagno di colore. La regola d'oro è mai mischiare DMC e Anchor nello stesso blocco solido di colore. Assolutamente. Se fai metà cuore con uno e metà con l'altro, si noterà. La diversa lucentezza creerà uno stacco netto. Secondo comandamento, le sfumature complesse. Per incarnati e gradienti sottili nei fiori bisogna restare fedeli a un unico marchio per mantenere le transizioni armoniose. Inserire un filo convertito nel mezzo di una scala cromatica è come suonare una nota scordata, spezza l'armonia. E poi c'è il terzo, il trucco del valore. Questo l'ho trovato geniale. Per assicurarsi che i valori tonali siano identici durante una sostituzione, bisogna guardare i fili attraverso un vetro o un cellofan rosso, oppure fotocopiarli in bianco e nero. È un trucco ottico brillantissimo. Neutralizza la tinta e ti fa vedere solo l'ossatura di luci e ombre. I disegni geometrici perdonano, le immagini complesse no. Verissimo. Ma tu, leggendo i manuali, hai notato anche il grande pragmatismo di queste fonti. Oh, assolutamente. Tutto questo non serve a nulla se si ignora la destinazione finale dell'oggetto. Fai un esempio. Se si ricama un bavaglioro per bambini usando una seta tinta a mano che spinge al primo lavaggio in lavatrice, è un disastro preannunciato. Bisogna sempre valutare la resistenza prima. E per gestire tutto questo caos di referenze, i documenti suggeriscono database come Stash2Go o CyberStitchers. Fondamentali per avere le corrispondenze sempre in tasca. Cambiamo marcia adesso. Abbandoniamo il cotone e introduciamo i filati che rompono le regole per dare luce. I metallizzati. Come i famosi Krennic o i DMC Light Effects. Esatto. L'anatomia è completamente diversa. C'è un'anima in poliestere rivestita da una lamina metallica. Rompono letteralmente la luce, restituendo riflessi secchi abbaglianti. Ma le fonti avvertono sulle sfide fisiche, giusto? Sono rigidissimi. L'attrito è un problema enorme. Se si usa un ago standard, la cruna gratta via il rivestimento metallico sfilacciando tutto. Richiedono obbligatoriamente aghi con una cruna più grande per evitare lo sfregamento. Ci sono anche varianti estreme citate nelle slide. Filati fosforescenti che si caricano di giorno, fili floccati che simulano il velluto, persino fili con perline preinfilate. Spingono l'artigianato verso un'esplorazione tattile, non solo visiva. Quindi, cosa significa tutto questo? Che possiamo fare il salto definitivo ed entrare nel territorio dell'eccellenza artigianale, la seta pura. Se colleghiamo questo al quadro generale, si capisce perché la seta è così diversa. È una fibra proteica nobile, fortissima e termoregolatrice. E visivamente è un'altra categoria. Ha un riflesso diffuso quasi bagnato. Esatto. Una brillantezza liquida, lontanissima dai riflessi secchi dei metallizzati. E le fonti descrivono 2 finiture principali. Da una parte lo Splendor. Che è una seta piatta e ritorcita per fare un vero specchio luminoso. E dall'altra la Soie Ois, seta grezza, molto più materica, opaca e ricca di nodini. Affascinante. Ma il vero capolavoro cromatico, e qui mi entusiasmo, è la tintura a mano. L'imprevedibilità dell'artigianato. Crea transizioni che l'industria non sa gestire. I manuali parlano delle varianti ombre, cioè il tono su tono che respira da chiaro a scuro, e i variegati, con transizioni fluide tra colori apparentemente lontanissimi. Ed è qui che le fonti introducono il concetto di effetto cangiante, che non è un metallizzato. No, è un puro inganno ottico generato dalla sovrapposizione dei pigmenti sulla seta. Esatto. Immagina un filo viola ametista che a seconda di come lo colpisce la luce o da come lo si guarda di sbieco rivela improvvisi lampi verde smeraldo o ramati. Un colore instabile e vivo. E marchi diversi raccontano storie diverse con questi effetti.
La Caron Collection, per esempio, offre sfumature delicate, acquerellate, perfette per i coralli sottomarini o le farfalle. Mentre marchi come Gloriana e Dinky Guys hanno una chimica più aggressiva, contrasti netti, quasi neon. Che servono a dare una profondità tridimensionale pazzesca ai mandala geometrici. Un panorama sconfinato. Davvero? E riassumendo brevemente questo nostro viaggio di oggi, siamo partiti dai filati anonimi e di bassa qualità nei kit. Abbiamo navigato le insidiose conversioni tra i giganti di MC e Anchor. E affrontato le sfide tecniche. Fino ad arrivare a sfidare la luce stessa con i filati metallizzati e le sete cangianti dipinte a mano. La lezione mi sembra chiara. Scegliere il filo giusto trasforma una semplice griglia in un'opera d'arte. Assolutamente. E vorrei chiudere proprio con un pensiero provocatorio da lasciare a chi ci ascolta. Prego? Abbiamo visto come la luce sveli i segreti di un filo di seta o la rigidità di un filo metallico. Ma cosa succede se iniziamo a considerare il tessuto di fondo non più come una semplice griglia da riempire, ma come uno spazio negativo che interagisce attivamente con le texture di questi filati? Una prospettiva ribaltata. Esatto. La prossima volta che si prende in mano un ago, la domanda da farsi è: si sta solo seguendo un disegno o si sta scolpendo la luce?